Allora, una cosa che comunque ricordiamo sempre, diciamo spesso anche altri genitori, e che ci ha lasciato, ci ha colpito tantissimo, è che dopo circa una settimana che ha fatto il trattamento, mia figlia, che non ci chiamava mai mamma, papà, era nell'altra stanza e mi ha chiamato e mi ha detto: mamma, vieni. Buongiorno, si può presentare? Allora, io mi chiamo Romina, abito in Italia, in provincia di Cuneo, e ho una bambina di quasi 10 anni nello spettro autistico. Ci può descrivere le condizioni di sua figlia brevemente prima di venire qua a fare il primo trattamento? Allora, mia figlia prima del primo trattamento aveva un grande problema di iperattività, di deficit dell'attenzione, quindi faceva molta fatica a guardare le persone negli occhi e concentrarsi, e a scuola stare seduta in classe come gli altri bambini. Ha ancora in parte un problema di linguaggio che comunque era più accentuato prima del primo trattamento. Che terapia avevate fatto a casa prima di venire qua? Allora, noi a casa facevamo e continuiamo a fare terapia ABA 3-4 volte a settimana. Abbiamo fatto una terapia sensoriale che al momento abbiamo sospeso, terapia in acqua, quindi idroterapia, e canto. Perché avete cominciato a interessarvi per le cellule staminali? Perché nonostante il lavoro importante che abbiamo fatto e facciamo da anni, che è stato oneroso dal punto di vista di tempo, di economico e anche di prestazione da parte nostra, non riuscivamo ad avere dei risultati così importanti, e Gaia si era un pochino bloccata, ecco, c'era una fase proprio di stallo dove lei comunque non riusciva a progredire. Come avete trovato la Swiss Medica? L'abbiamo trovata tramite una famiglia di Torino, quindi vicino dove abitiamo noi, che aveva contattato il vostro centro, aveva già parlato con la dottoressa, quindi poi siamo andati sul sito, abbiamo letto le recensioni, abbiamo letto le testimonianze, e da lì abbiamo contattato sia la clinica che altri genitori che avevano già fatto il trattamento. Quante volte siete stati in clinica? Allora, noi siamo stati una volta ad agosto dello scorso anno per il primo trattamento, e a gennaio abbiamo fatto poi il controllo, e questa è la seconda visita per il secondo trattamento. Quali erano le aspettative prima che siete venuti la prima volta? Cercare di far fare alla bambina un salto, cioè riuscire a sbloccare quello che in quella fase era proprio un pochettino fermo, no? Quindi sia il linguaggio che l'attenzione, che la capacità di concentrazione, tutta questa sfera che era un po' bloccata ormai. Lei da genitore ha notato qualche cambiamento dopo? Assolutamente sì. Allora, una cosa che comunque ricordiamo sempre, diciamo spesso anche altri genitori, e che ci ha lasciato, ci ha colpito tantissimo, è che dopo circa una settimana che ha fatto il trattamento, mia figlia, che non ci chiamava mai mamma, papà, era nell'altra stanza e mi ha chiamato e mi ha detto: mamma, vieni. No? E questa è una cosa che ci ha proprio colpito, perché cioè, per un genitore che non si è mai sentito chiamare mamma è una cosa molto forte, no? Una cosa molto bella. Sicuramente dopo il trattamento, per una serie di motivazioni, tra cui anche appunto le cellule, lei ha iniziato a stare molto più tranquilla, quindi l'iperattività si è calmata, ha iniziato comunque a stare più concentrata, a stare con i suoi compagni a scuola, nell'aula con gli altri compagni, a seguire il programma della classe e a volte il suo programma apposta, ma comunque insieme agli altri bambini, e a comporre delle frasi un po' più lunghe e un po' più importanti rispetto a prima. Ha detto ovviamente la bambina va a scuola, i maestri a scuola o professori hanno notato qualcosa? Assolutamente sì. Allora, la maestra a scuola, la maestra che aveva quest'anno
non l'aveva gli anni precedenti, quindi non aveva il termine di paragone dell'anno passato. Sicuramente è riuscito a fare un bel lavoro, tutta l'equipe della scuola era soddisfatta, gli altri insegnanti hanno detto che comunque per lei stare in classe tutto il tempo era un traguardo importantissimo, non era mai successo. E anche la psicologa Abba che fa la supervisione ha confermato che questo anno è stato un anno veramente di grande progresso per Gaia. Avete parlato con i dottori della bambina prima di venire qua e anche dopo? Allora abbiamo parlato con dei dottori, sì, in Italia non è così, non c'è questo riscontro tanto sul discorso delle cellule staminali, è ancora molto dibattuto, per cui hanno confermato che lei ha fatto dei progressi, sono un po' scettici sul fatto che siano le staminali che hanno avuto un ruolo, mentre noi crediamo assolutamente di sì. Però hanno dovuto oggettivamente confermare che qualcosa è cambiato. Se ci potete raccontare insomma delle vostre impressioni generali della clinica, quindi dei dottori, delle infermiere, di tutto lo staff, com'era il loro approccio verso di voi e quando siete soddisfatti con la professionalità del personale. Erano capaci di rispondere a tutte le vostre domande? Allora, noi quando siamo arrivati la prima volta eravamo un po' preoccupati perché giustamente non sapevamo, non conoscevamo, no, direttamente il luogo, le persone, l'approccio, non sapevamo come Gaia avrebbe reagito, no, a questo trattamento e siamo stati contentissimi ed è una cosa che diciamo a tutti i genitori con cui abbiamo contatti perché abbiamo trovato veramente una realtà che noi in Italia non abbiamo mai visto, nel senso che secondo noi tutto quanto il servizio è ineccepibile dal punto di vista medico, professionale, dal punto di vista umano, quindi è tutto veramente organizzato in modo perfetto a 360 gradi. E la cosa importantissima è che i bambini credo non patiscano molto il fatto di essere comunque in un centro medico, di fare comunque delle iniezioni e delle flebo e dei trattamenti, perché tutto lo vivono in modo molto leggero, perché comunque il personale riesce a far sì che comunque non sia una cosa traumatizzante e questa è la cosa più importante in assoluto. Quindi noi siamo contentissimi assolutamente, contentissimi dalla dottoressa alla segretaria alla signora delle pulizie, cioè davvero ottimo. C'è qualche consiglio che vorreste dare ai genitori che magari vorrebbero venire qua a portare i bambini per fare il trattamento? Allora, i genitori con cui abbiamo parlato e parleremo sicuramente consiglieremo di farlo perché noi siamo qua per la seconda volta proprio perché abbiamo visto qualcosa di bello importante che è cambiato e perché a volte quando si è genitori di bambini che hanno determinate problematiche si brancola nel buio e non si sa bene in che direzione andare, si è un po' a volte disperati, no? E quindi il fatto di poter fare qualcosa che davvero dà una svolta è importantissimo e personalmente noi lo consiglieremo a tutti, assolutamente sì. Avete avuto dei problemi di comunicazione con lo staff medico e con il resto dello staff? Assolutamente no, mai. Assolutamente no, perché comunque abbiamo avuto sempre il supporto anche tradotto in lingua italiana che appunto per noi era importantissimo e comunque anche tramite mail, tramite messaggi abbiamo sempre avuto un riscontro immediato su qualunque problematica o cosa di cui avevamo necessità, sempre.